Inter-Atalanta 1-0, il giorno dopo la vittoria che ci porta nuovamente alle semifinali di Coppa Italia, la quinta volta in 7 partecipazioni per mister Simone Inzaghi, che sarà un po' al centro di questo contenuto di oggi dove, come facciamo sempre, analizzando più a freddo l'incontro, voglio sottoporvi 5 cose che secondo me abbiamo imparato da questa partita, 5 temi importanti di questa gara. Ovviamente uno di questi sarà dedicato a Milan Skriniar. Ci soffermeremo su Skriniar perché ci sono delle evoluzioni anche da raccontare sul caso. Amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un bel mi piace e vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sul tasto iscriviti, è il momento giusto perché stiamo per vivere delle giornate, delle settimane intense, le più intense probabilmente della stagione, e ad ogni partita vedo che di settimana in settimana, di gara in gara, siamo sempre di più durante le nostre live, nuovi record di iscrizioni e di spettatori, e ci divertiamo sempre di più tra veri interisti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito. Cosa abbiamo imparato però da questo Inter-Atalanta, almeno secondo me? Punto numero uno: il fattore casa per l'Inter, a mio parere, sta diventando sempre più evidente in questa stagione in modo particolare. Sarà un caso, però ancora una volta un clean sheet, una partita chiusa senza subire gol, arriva in casa dove vedo un'Inter diversa, più dominante anche molto spesso. In trasferta i numeri sono nettamente diversi, forse c'è anche un po' meno attenzione, non lo so. Detto che comunque tra tutte le difficoltà e i problemi in campo ed extracampo, l'Inter praticamente da novembre sta facendo un grande cammino, sia in casa che fuori, a livello di risultati ottenuti, ad eccezione di qualche passo falso come il blackout con l'Empoli e il furto che abbiamo subito a Monza. Però in casa vedo un'altra Inter, anche più attenta, che subisce meno gol e che porta a casa dei risultati molto importanti e delle vittorie molto pesanti. Questo è sicuramente un altro elemento incoraggiante in vista del derby di domenica, un derby che l'Inter giocherà in casa e al quale arriva in questo momento da favorita, ma ne riparleremo. Punto numero 2, prima di parlare poi del derby. Abbiamo rivisto secondo me finalmente degli sprazzi di Lula, Lukaku e Lautaro Martinez. Lautaro un po' nervoso in alcuni momenti, la nota positiva però, l'attenzione maggiore era riposta soprattutto su Romelu Lukaku, che è partito molto timido, poi è scattato mentalmente secondo me qualcosa. Ha capito forse, che questa volta stava bene, che poteva giocare, poteva lottare, subire colpi senza farsi nuovamente male, e allora nel secondo tempo è cresciuto e quindi insieme a Lautaro poi hanno ripreso un po' a cercarsi, a ritrovare le trame tipiche di questa coppia che ci ha fatto togliere tante soddisfazioni. Anche il gol di Darmian passa per loro due. Lukaku ora ha bisogno secondo me di giocare con continuità, di trovare il campo ancora più spesso. Con un Dzeko poi sempre pronto a subentrare e intervenire ci possiamo sicuramente divertire. Punto numero 3 che si collega un po' a questo: la sensazione secondo me è che finalmente si possa tornare a ricorrere un po' più tranquillamente ad un turnover non troppo pesante, ma a delle rotazioni, perché, c'è stata la possibilità finalmente di far riposare 3 giocatori importanti come Bastoni, Di Marco ed Edin Dzeko, che ne avevano bisogno, e il risultato comunque è arrivato lo stesso, senza troppi scossoni. Gosens ha fatto bene da quella parte, De Vrij si è rivisto quello vero, Acerbi bene anche a sinistra nella zona di Bastoni, Barella è tornato più fresco devo dire dopo la squalifica, anche se con qualche sbavatura, ma mi è piaciuto in questa partita. Darmian vabbè, inutile parlarne, fa sempre, tutto bene qualsiasi cosa gli fai fare. L'unica nota stonata forse è il problema fisico, con cui è uscito Dumfries, speriamo non sia niente di particolare in vista del derby. A me Dumfries non ha fatto particolarmente impazzire, però in coppia con Darmian lì sulla destra ha contenuto bene la fascia sinistra dell'Atalanta, e lo vedo in leggera crescita rispetto al Dumfries che avevamo lasciato pre-mondiale. Punto numero 4, poi Inzaghi, come dicevo, è alla quinta semifinale di Coppa Italia e ancora una volta conferma questo feeling con le partite secche di cui si parla sempre, di cui si parla spesso, oltre che devo dire il feeling anche contro Gasperini, perché sta iniziando a batterlo o comunque a fare buone prestazioni in maniera piuttosto regolare. L'Atalanta arrivava a questa partita, è in un grande momento di forma, arriva da una serie di vittorie e di goleade sicuramente importanti. L'Inter però ha dominato ieri l'Atalanta, ha dato sempre l'impressione che avrebbe vinto questa partita, quindi complimenti ad Inzaghi, sul quale mi permetto di fare un appunto personale, nel senso che
per tanti motivi questo allenatore è sempre quello che finisce sul banco degli imputati. Per Inzaghi, la cosa secondo me sta, accadendo ancora più spesso perché in questi 2 anni ci sono state molte pressioni inevitabilmente. Ma proprio per questo dico, Inzaghi ha sicuramente dei difetti, ha sicuramente dei limiti, qualche passo indietro quest'anno, non ce lo aspettavamo, ma gli si deve anzi dare atto che sta ottenendo dei risultati importanti in una situazione tutt'altro che semplice da gestire. Cioè, quest'uomo sta allenando l'Inter che arriva da 2 anni consecutivi di, chiamiamolo, abbassamento e razionalizzazione dei costi. Sta affrontando questa stagione con i 2 giocatori più importanti della rosa sempre fuori. Lukaku e Brozovic non ci son praticamente mai stati. Il terzo giocatore più importante, che è Skriniar, da inizio anno ha l'accordo con il PSG, è già con la testa a Parigi, in alcune partite si è visto sicuramente. Alcuni elementi importanti come De Vrij sono involuti, ci sono tanti altri casi aperti, una volta al mese c'è una contestazione verso la proprietà, verso la dirigenza. Fino all'ultimo giorno di mercato è stato in sospeso, in bilico con la questione Skriniar che ora dovrà gestire poi fino a fine anno. Cioè, non ne facciamo un martire sicuramente, c'è chi ha messo peggio e comunque la rosa dell'Inter per me rimane forte, quest'anno l'ho detto sempre, però abbiamo giustamente elogiato Spalletti anche in questi giorni, ritirando fuori, l'annata del 2019 in cui dovette fare i conti con i casi prima Perisic e poi Icardi. Anche Inzaghi però non è che sta vivendo proprio una stagione, 2 stagioni anzi, senza problemi, dove tutto fila liscio e dove può concentrarsi solo sul campo per fare al meglio il suo lavoro. Quindi un minimo di un'attenuante gli va data e i risultati però appunto li sta ottenendo in un contesto in cui ogni settimana purtroppo ce n'è una. Detto questo, Supercoppa vinta, semifinale di Coppa Italia raggiunta, ottavi di finale di Champions da disputare. In campionato proviamo a fare il meglio possibile. Dopo la partita ha detto che per lo scudetto l'Inter ci proverà fino all'ultimo ed è stato attaccato, è stato criticato. Se avesse detto il contrario sarebbe stato un perdente. Ci aspettiamo ancora di più, però ecco, analizziamo un po' tutto. E per chiudere quindi analizziamo proprio il caso Skriniar, punto numero 5. La notizia intanto è che, per ora sapevamo tutto, si era già capito tutto, è stato più o meno annunciato tutto e va bene, però ufficialmente eravamo fermi alle parole della gente che diceva che per il momento non ci sono possibilità di rinnovo, poi sono arrivate una serie di indiscrezioni, ma mai ancora una conferma ufficiale sull'addio che di fatto è stato confermato poi da Marotta, che è tornato a parlare pubblicamente proprio prima della partita, dopo alcuni giorni di silenzi. Lo stadio, la curva, non ha preso una posizione netta per il momento, visto che la curva nord ha fatto sapere di aver parlato con Milan Skriniar in queste ore, ha avuto una sorta di spiegazione sugli eventi e su quello che sta succedendo e nella fanzine della curva che verrà distribuita domenica in occasione del derby a San Siro ci sarà un po' un riassunto del discorso di Skriniar, quindi siamo curiosi sicuramente di saperne di più per poter avere ulteriori elementi per fare le nostre, valutazioni. Nel frattempo a me sinceramente, l'ho detto, dispiace che non sia stato venduto subito perché temo che sarà un'altra situazione difficile da gestire a livello ambientale, soprattutto se poi Skriniar dovesse commettere qualche errore in campo. Però dall'altro lato Skriniar oggi ha una grande opportunità, secondo me, davanti a sé per questa parte finale di stagione. Andando via a gennaio avrebbe salutato l'Inter da separato in casa, possiamo dire, o comunque odiato non da tutti, ma da tantissimi, da quello che sto leggendo anche in giro, macchiando inevitabilmente, penso, la sua avventura nerazzurra. Ora, rimanendo, ha la possibilità sicuramente di dimostrarsi un professionista fino in fondo e chiudere la stagione meglio di quanto ha fatto nella prima parte. Dovesse riuscire a fare un buon finale di stagione, secondo me potrebbe attutire il malumore per come stanno andando le cose, almeno per buona parte della tifoseria. Contro l'Atalanta, di comune accordo con Inzaghi, non è stato convocato. Contro il Milan, se Dumfries non dovesse farcela, occhio magari alla sorpresa di rivederlo subito in campo. Non so se lo lancerei subito in una partita così, però è un'opportunità importante quella che ora ha Milan Skriniar, anche se forse sarebbe meglio schierarlo magari alla prima partita in trasferta, quella del 13 febbraio contro la Samp, la sua Samp tra l'altro, la squadra da cui poi è, decollato verso l'Inter.
Fatemi sapere che ne pensate voi, fatemi sapere poi se avete colto anche altri spunti interessanti dalla partita contro l'Atalanta, una delle migliori del 2023, sicuramente. Vi invito poi ad iscrivervi al club di Passione Inter se non lo avete ancora fatto per sostenere il nostro progetto, il nostro interismo e la nostra community. Stiamo entrando in clima derby, quindi qual è il modo migliore se non quello di entrare a far parte del club di Passione Inter? Trovate i riferimenti in descrizione, dove vi lascio, per chi ci segue in podcast, un approfondimento post partita di Inter-Atalanta che abbiamo realizzato subito dopo il fischio finale del match in descrizione. Invece per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.